Una delle scelte più discusse nel tennis è quella se utilizzare il rovescio a una mano o a due mani. Proveremo a fare alcune considerazioni in questo video e anche vedere se possiamo scegliere uno dei due colpi. Intanto partiamo col dire che il rovescio a una mano ha una velocità pari a quella a due mani, quindi non ci sono grosse differenze in termini di velocità assoluta. La differenza qual è? È che nel movimento, che nel rovescio ad una mano, io devo necessariamente avere un movimento più ampio nella fase di preparazione e questo mi comporta che ho bisogno di più tempo e nel tennis moderno di tempo ce n'è sempre di meno. Questo lo possiamo vedere chiaramente ad esempio nella risposta al servizio, dove i migliori risponditori in assoluto di sempre sono i giocatori a due mani, quindi Connors, Agassi, Djokovic, Sinner, non solo perché per la brevità e la possibilità di fare un colpo breve ma efficace, perché con le due mani io riesco a dare più energia alla palla, a stabilizzare di più la racchetta che non con una mano sola, soprattutto a quelle velocità così alte, ma anche a colpire palle ad altezze superiori. Quindi io con le due mani posso addirittura colpire la palla in una risposta al servizio dove la palla viene colpita sempre in fase ascendente, quindi la palla sale e io devo entrare, e se sale troppo con una mano come faccio? Devo giocare di taglio, mentre invece con le due mani riesco ad abbassarla e ad esprimere una buona energia. Questo avviene anche negli scambi da fondo campo. Se vi ricordate, la tattica utilizzata da Nadal contro Federer era quella di giocare palle molto alte, liftate, cariche d'effetto sulla diagonale del rovescio per costringere Federer a giocare palle sopra il livello delle spalle, cosa che stessa tattica con Djokovic non funzionava perché Djokovic, oltre ad avere il miglior colpo nel rovescio, riesce anche a andare sopra la palla e a giocare dei lungolinea estremamente incisivi. Questa situazione di facilità di giocare palle difficili la si ha anche ad esempio quando si giocano i colpi in open stance, quindi giocando un colpo in open stance dove si arriva con la gamba d'appoggio esterna si riesce a trasferire meglio la potenza sulla palla utilizzando una rotazione del corpo dovuta anche chiaramente alle due braccia che intervengono e a far passare meglio l'anca e utilizzare meglio la rotazione delle spalle, cosa che nel rovescio ad una mano non c'è. Quasi sempre in queste situazioni chi gioca ad una mano deve giocare un colpo bloccato. In queste situazioni di difficoltà con il rovescio a due mani si riesce molto meglio a gestire la palla, oltre a considerare anche altre specificità, ad esempio le palle in topspin. Con le due mani si riesce ad avere un movimento molto più fluido che non con il rovescio ad una mano. Ricordiamo ad esempio alcuni colpi di diagonale stretto con palle colpite molto basse. Con le due mani riesco molto meglio attraverso l'azione dei polsi a giocare una palla in topspin con una buona fluidità. Gli stessi passanti in diagonale stretto con le due mani, lo stesso Sinner ne gioca parecchi, sono molto, insomma non sono facili, però sono più semplici che non con il rovescio ad una mano. Dal punto di vista della tecnica dei colpi, diciamo che nel rovescio ad una mano c'è velocità lineare, mentre invece nel rovescio a due mani c'è sia velocità lineare che velocità angolare. Nel rovescio ad una mano l'impatto con la palla avverrà 20-30 cm più avanti rispetto al rovescio a due mani, ma nel rovescio a due mani, come abbiamo detto, c'è più velocità angolare. Quindi anche con un movimento molto breve io riesco a velocizzare molto la palla. In tutte le situazioni precedenti, quindi open stance, risposta al servizio, topspin, movimenti brevi, accelerazioni, con le due mani si riesce molto meglio. Dove il rovescio ad una mano può essere superiore
è nelle altri tipi di rotazioni, ad esempio il backspin. Il giocatore comunque che gioca a due mani dovrà lasciare una mano per giocare il backspin di rovescio. Il recupero della palla corta, l'utilizzo della palla corta, quindi quando si gioca la palla corta, lo vedete, fanno la finta di giocare un rovescio a due mani, poi staccano la mano e giocano la palla corta. E nei pressi della rete, quindi solitamente chi gioca con una mano ha più domestichezza nella volley di rovescio. Un'altra considerazione importante da fare è che, considerando che nel rovescio a due mani c'è una catena cinetica, diciamo, un po' più complessa rispetto al rovescio ad una mano, quindi c'è l'utilizzo maggiore di più parti del corpo, io devo arrivare sempre bene sulla palla, perché le spalle e le gambe devono spingere, devono trasmettere il movimento alle anche, le quali trasmettono il movimento al busto, perché devo ruotare molto il busto in fase di impatto con la palla, nella fase di impatto con la palla. Allora, se io ho una certa età, o non sono allenatissimo, o arrivo un pochino male sulla palla, diciamo, poi magari per colpire quella palla sono costretto ad abbassare la schiena per colpirla. Nel momento in cui io vado a spingere con tutte e due le mani e ho la schiena, magari l'equilibrio, la testa che va oltre la base d'appoggio e sono piegato in avanti, è chiaro che il rischio di avere degli infortuni lombari aumenta. Nel rovescio ad una mano ci può essere un po' più il rischio di epicondilite, soprattutto se magari non utilizzo un'impugnatura corretta o la mia tecnica non è molto buona. Però nel rovescio a due mani, per tirare il colpo io devo arrivare sempre abbastanza bene, cosa che invece nel rovescio ad una mano posso anche salvarmi magari con un colpo di taglio e intanto la palla la butto di là. Nell'apprendimento del tennis quasi sempre oggigiorno i bambini iniziano fin da piccoli con le due mani. Spesso non si fa sperimentare il rovescio ad una mano, cosa che invece andrebbe fatta. Non dimentichiamoci che in passato grandi giocatori come Agassi e Djokovic hanno iniziato giocando ad una mano, ma non a 4-5 anni, a 8-10 anni giocavano ad una mano e poi sono passati a due mani. Viceversa, abbiamo esempi come Sampras, Edberg, che a 13-14 anni sono passati dal rovescio a due mani al rovescio ad una mano. Quindi questo ci porta verso una analisi delle caratteristiche specifiche del giocatore. Quindi in realtà noi non possiamo scegliere quale colpo fare, ma dobbiamo assecondare la nostra specificità e le nostre caratteristiche. Iniziando a giocare a tennis da adulti, ho avuto queste esperienze, avevo giocatori che sono venuti da me e mi dicono: io gioco il rovescio a due mani perché controllo di più, ma se dovessi sentirmi più libero di giocare o lasciare andare il braccio e spingere la palla, preferisco farlo con una mano. Allora, in questi casi c'è un discorso da fare. Il rovescio a due mani non deve essere un ripiego, cioè non deve essere un ripiego perché io non riesco a farlo ad una mano, ma deve essere un'attitudine, cioè io faccio il rovescio a due mani perché le mie caratteristiche fisiche mi portano a fare il rovescio a due mani. Io ad esempio gioco il rovescio con una mano e la mia mano, sono mancino, la mia mano destra non spinge, riesco a fare il rovescio a due mani, ma la mia mano destra non spinge, diventa un freno per me. Allora, se il mio arto non dominante non mi aiuta, ma mi frena, a quel punto è meglio che lo faccio con una mano. Non possiamo seguire un modello. È chiaro, il rovescio di Federer è bellissimo, però se io trasmetto il rovescio di Federer a un giocatore che tendenzialmente è portato a fare il rovescio a due mani, lì c'è un errore, c'è un qualcosa che non va. Quindi non posso applicare un modello
che sia a una mano o a due mani, perché magari adesso tutti lo fanno a due mani, quindi giochiamo tutti il rovescio a due mani, senza considerare le caratteristiche specifiche del giocatore. Quindi che sia a una mano o a due mani, buon tennis a tutti.